In una stazione di polizia, un uomo di mezza età di nome Cy Parrish è seduto nella stanza adibita agli interrogatori. Un detective si avvicina a lui informandolo che il suo avvocato sarà lì a breve. Lo avvisa che hanno sviluppato il rullino trovato all'interno della sua borsa e gli chiede cosa lo abbia spinto a fare ciò che ha fatto. Cy per il momento rimane in silenzio con lo sguardo fisso nel vuoto. Nella scena successiva torniamo indietro di qualche settimana. Da 20 anni Cy lavora in un negozio di fotografia all'interno di un megastore. La fotografia è la sua passione ed è talmente importante per lui che la considera un servizio vitale. Per questo motivo si assicura che i clienti ricevano sempre foto di massima qualità. Cy conduce una vita triste e solitaria, non ha moglie e non ha né amici o parenti. L'unica sua vera compagnia è un criceto. I momenti felici catturati nelle foto delle persone gli danno modo di evadere dalla sua realtà. I suoi clienti preferiti sono la famiglia Yorkin, composta da Will, Nina e il figlio Jake. Ogni volta che vengono in negozio, Cy si affretta a prendersi cura di loro personalmente. Scopriamo che si occupa delle loro foto fin da prima che Jake nascesse e ricorda a memoria i loro nomi, la dimensione di stampa che preferiscono e addirittura il loro indirizzo di casa. Sviluppando le loro foto da così tanto tempo, pur non conoscendoli di persona, conosce ogni dettaglio della loro vita. Quel giorno, controllando la macchina di Nina, si accorge che è rimasta ancora una foto e utilizza l'ultimo scatto per farsi un selfie. Le foto generalmente vengono consegnate il giorno dopo, ma per loro Cy fa un'eccezione e dice a Nina che può venire a prenderle entro fine giornata. Più tardi, mentre sviluppa il rullino, capisce che di recente hanno festeggiato il compleanno di Jake. Quando poi Nina torna a ritirare le foto, Cy regala a Jake una macchinetta usa e getta, dicendogli che è un regalo per tutti i clienti che compiono gli anni. Prima che se ne vadano, vediamo che Cy osserva con attenzione il libro che Nina ha nella borsa. Quella sera gli Yorkin guardano le foto insieme e Will, non andando mai a sviluppare i rullini di persona, chiede chi sia l'uomo con gli occhiali. Jake spiega che è Cy, l'uomo delle foto. Dopo cena, Nina mette a letto Jake e capiamo presto che la famiglia Yorkin non è così felice come appare nelle foto. Rimasto da solo con la moglie, Will si lamenta con lei per il fatto che spende troppo in cose inutili, mentre lei lo accusa di essere un padre negligente e di non essere mai a casa per la famiglia. Nel frattempo, Cy è seduto ad una tavola calda che sta guardando le foto del compleanno di Jake. A quanto pare ha fatto una copia anche per se stesso. Quando la cameriera gli chiede chi sia il ragazzo nella foto, Cy le risponde che quello è suo nipote. Tornato al suo appartamento, mentre lo vediamo guardare la TV, scopriamo che una parete di casa sua è ricoperta da centinaia di fotografie della famiglia Yorkin. Il giorno seguente a lavoro, Cy è come sempre gentile e servizievole con tutti i suoi clienti. Quando sviluppa i rullini è costretto per legge a segnalare casi di crudeltà sugli animali o materiale per adulti che includa bambini, altrimenti non è un suo problema ciò che i clienti fotografano. Più tardi quel giorno nota un piccolo difetto nelle stampe ed essendo un maniaco della perfezione, nel pomeriggio chiama il tecnico per far ricalibrare la stampante. Tuttavia, quest'ultimo si rifiuta di sistemarla perché afferma che quel difetto è a malapena visibile ad occhio nudo. Cy si arrabbia con lui per non voler fare il suo lavoro, ma il tecnico, infastidito per la perdita di tempo, gli dice di non chiamarlo più per quel genere di sciocchezze. Durante la sua pausa pranzo osserva una foto degli Yorkin. È talmente assorto in quell'immagine felice che sogna ad occhi aperti di essere parte della famiglia. Tuttavia, viene presto riportato alla realtà dal suo capo, che si lamenta con lui per la scenata fatta poco prima davanti ai clienti. Cy si scusa per l'accaduto e promette che non si ripeterà più, ma Bill gli consiglia di prendersi dei giorni di ferie. Uscendo poi dalla caffetteria, gli fa notare che si sta prendendo una pausa un po' troppo lunga. Quando poco dopo Cy torna a lavoro, incontra Will tra le corsie. Nonostante non lo abbia mai visto di persona, lo riconosce attraverso le fotografie e gli fa i complimenti per la sua famiglia e la sua splendida casa. Will lo ringrazia, ma non conoscendo minimamente Cy, la cosa lo mette un po' a disagio. Notando che Bill nel frattempo lo sta tenendo d'occhio, Cy si affretta per tornare a lavoro, ma incontra subito anche Jake. Il bambino ha in mano un giocattolo che il padre non gli vuole comprare. Cy quindi si offre di rimettere la confezione nello scaffale per lui e subito dopo sente Will rimproverare Jake ricordandogli di non parlare con gli sconosciuti. Dopo lavoro si reca ad un mercatino delle pulci. Rovistando tra alcune vecchie fotografie, decide di comprarne una in bianco e nero ritraente il volto di una donna. Successivamente, seduto ad un bar, lo vediamo intento a leggere lo stesso libro che Nina aveva nella borsa. Più tardi, vediamo Cy parcheggiato di fronte a casa degli Yorkin.
Dopo un po' decide di entrare dalla porta sul retro. Una volta dentro, nota con piacere che la sua foto è stata appesa al frigo insieme alle altre foto di famiglia. Dopo aver testato i sanitari e indossato una felpa di Will, si accomoda sul divano per guardare una partita in televisione e mentre sorseggia una birra fa anche 4 chiacchiere con il cane. All'improvviso gli Yorkin entrano in casa e Sai, che non si era minimamente accorto del loro arrivo, ha un momento di panico. Quando lo vedono però non sembrano essere assolutamente turbati dalla sua presenza e anzi lo ringraziano per essersi preso cura della casa chiamandolo zio Sai. Scopriamo presto che Sai in realtà non è mai sceso dalla macchina e che l'esperienza appena vissuta era tutto frutto della sua immaginazione. Qualche tempo dopo, una donna di nome Maya si presenta al negozio per sviluppare un rollino. Sai le dice che la sua faccia è estremamente familiare e giura di averla già vista da qualche parte. Maya però gli risponde che probabilmente l'ha semplicemente vista lì in giro a fare shopping. Dopo lavoro va a guardare un allenamento di Jake, inventandosi di averlo notato per caso passando lì vicino, e vedendo che nessuno dei genitori è andato a prenderlo, si offre di accompagnarlo a casa. Prima di salutarlo, regala a Jake il giocattolo che il padre si era rifiutato di comprargli. Tuttavia, Jake rifiuta il regalo, dicendo che vuole evitare di avere guai a casa. Il giorno successivo, Nina è in giro per un centro commerciale e a pochi metri dietro di lei vediamo che Sai la sta seguendo. Quando la donna si ferma a mangiare qualcosa, Sai ne approfitta per sedersi accanto a lei e salutarla con il classico "ma quanto è piccolo il mondo". Nina non sembra essere troppo interessata a fare conversazione con lui, ma quando poco dopo fa per andarsene, Sai tira fuori il jolly. I due discutono per un po' del libro e quando poi Nina gli chiede se ha famiglia, Sai gli risponde di no e che l'unica cosa che ha è una foto di sua madre. Durante il suo successivo turno a lavoro, Bill convoca Sai nel suo ufficio. Dopo aver verificato alcuni dati, lo informa che c'è un'enorme discrepanza tra il numero di foto stampate e il numero di foto effettivamente vendute. Inoltre, gli fa notare le sue lunghe pause pranzo, la scenata davanti ai clienti e la macchinetta fotografica regalata a Jake. Sai capisce dove il suo capo sta andando a parare e nonostante provi a giustificarsi, Bill lo informa che quella sarà la sua ultima settimana di lavoro. Più tardi, Nina e Jake si presentano al negozio. Vogliono sviluppare le foto della macchinetta che Sai gli aveva regalato, ma notano che l'uomo non è cortese e premuroso come al solito. Non solo non ricorda le dimensioni da loro preferite, ma non ricorda nemmeno il loro indirizzo. Inoltre, anziché poterle ritirare in giornata come al solito, Sai dice loro che saranno pronte per il giorno dopo. Nina gli chiede se vada tutto bene, ma Sai le assicura che non c'è nessun problema. Nella scena seguente però lo vediamo in lacrime rannicchiato in un angolo, consapevole che quelle sono le ultime foto che svilupperà per la famiglia Yorkin. Tornando a casa quella sera, Sai sembra finalmente ricordare dove aveva visto Maya. Guardando attentamente il muro di fotografie, trova Maya in una foto di gruppo in cui ci sono anche Will e Nina. L'indomani si reca al negozio prima della sua apertura e controlla le foto che Maya aveva portato a sviluppare. Scopre che tra lei e Will c'è una relazione segreta. Sai è sconvolto. L'immagine della famiglia felice e perfetta che si era fatto dagli Yorkin all'improvviso crolla come un castello di carte. Più tardi stacca da lavoro un po' in anticipo e avvisa il collega che quello è il suo ultimo giorno in negozio. Yoshi, dispiaciuto, lo saluta ringraziandolo per tutto ciò che gli ha insegnato. Mentre si dirige verso l'uscita, l'attenzione di Sai viene catturata da una teca con dei coltelli. Dopo essersi guardato intorno, decide di aprirla e rubarne uno. Uscito fuori, aspetta che Nina venga a ritirare le fotografie e successivamente decide di seguirla. In macchina con lei c'è anche Jake, che nel frattempo inizia a guardare le nuove foto. Ad un tratto la loro macchina sbanda e poco dopo Nina accosta. Scopriamo che Sai aveva scambiato le loro foto con quelle di Maya. La donna è impietrita e senza dire nulla riprende a guidare. Arrivati a casa, Nina e Jake cenano insieme a Will come se non fosse successo nulla. Sai, che nel frattempo li sta spiando, va su tutte le furie, perché non capisce il motivo per cui Nina non cerchi un confronto con il marito. Quando più tardi torna a casa, si ferma ad osservare attentamente il muro di foto, contemplando la sua prossima mossa. Quella notte Sai ha un incubo e sogna di essere tra le corsie vuote del megastore con gli occhi chiusi. Ad un tratto, quando li apre, i suoi occhi sono completamente intrisi di sangue. La mattina successiva lo vediamo grattare via qualcosa dalle foto attaccate al muro. Dopo aver fatto colazione, esce per andare a scattare alcune foto di una casa e notiamo che anche il suo portachiavi ha una foto degli Yorkin. Si dirige quindi al megastore per sviluppare il rullino.
Bill nota subito la sua presenza e si avvicina a lui dicendogli che non gli è più permesso fare acquisti lì. Sai però, alzando la voce, dice che come cliente ne ha tutto il diritto. Bill, per evitare un'altra scenata, gli permette di entrare. Gli intima però di non tornare più. Dopo aver lasciato il rullino a Yoshi, Sai inizia a pedinare Will, che nel frattempo si sta incontrando con Maya. La coppia si dirige in un hotel e Sai, conoscendo il cognome di entrambi, riesce a mettersi in contatto con la loro stanza. Fingendosi cameriere, li chiama con il pretesto del servizio in camera, scoprendo così anche il loro numero di stanza. Quando poi effettua il check-in, richiede una camera al loro stesso piano. Nel frattempo, Yoshi ha sviluppato le foto di Sai e le porta a Bill. Scopriamo che la casa di fronte alla quale Sai si era fermato quella mattina era la sua, e le foto ritraggono sua figlia. Presto, i detective Van der Zee e Outerbridge arrivano al megastore per raccogliere le dichiarazioni di Bill. I detective sono confusi, non capiscono il motivo per il quale Sai abbia portato a sviluppare proprio lì quei rullini, sapendo che la polizia in seguito lo avrebbe cercato. Quando poi due agenti vanno a perquisire l'appartamento di Sai, rimangono scioccati nel vedere la parete dedicata alla famiglia Yorkin e capiamo che Sai quella mattina stava grattando via la faccia di Will da ogni singola foto. Scoperta l'ossessione di Sai, i detective si recano a casa degli Yorkin. Informano Nina che il marito potrebbe essere in pericolo e vogliono parlare con lui. Nina, scioccata, contatta l'ufficio di Will, ma l'assistente le dice che il marito è in un meeting. Nina però, consapevole della tresca del marito, lo costringe a dirle dove si trovi. Sai nel frattempo raggiunge la stanza di Will e Maya e dopo aver coperto lo spioncino con un adesivo, bussa alla porta annunciando il servizio in camera. Quando Maya gli apre, Sai piomba dentro la stanza minacciando la coppia con il coltello. Invita Will a chiudere le tende e in seguito ordina ad entrambi di mettersi a letto. Sai vuole far loro delle foto e spiegandogli le pose in cui devono mettersi gli ripete di fare estrema attenzione a non toccarsi mai. Soddisfatto del servizio fotografico, Sai torna nella sua camera, si dà una sciacquata e si siede sul letto. Poco dopo, guardando le tende, nota la luce delle sirene della polizia. I detective, mostrando la sua foto alla reception, scoprono che Sai ha fatto check-in mezz'ora prima e si dirigono velocemente alla sua camera. Sai non è più lì, ma trovano il suo coltello e la sua macchina fotografica. Mentre Van der Zee prova ad intercettarlo per i corridoi, il detective Outerbridge si reca nella camera di Will e Maya. Entrambi stanno bene, ma sono ancora visibilmente traumatizzati da quanto appena successo. Non potendo utilizzare l'ingresso principale, Sai prova a scappare cercando un'uscita alternativa. Arrivato ad un corridoio, trova una porta di emergenza che una volta aperta fa scattare l'allarme. Quando Sai finalmente riesce ad uscire, si ritrova nel parcheggio dell'hotel, ma dopo aver corso giù per la rampa trova la polizia pronta ad attenderlo. Mentre viene arrestato, Sai dichiara che voleva solo scattare delle foto. Quando in seguito la polizia accompagna Will a casa, Jake corre ad abbracciarlo. Nina, invece, nonostante sia felice di vedere che stia bene, non sa esattamente come comportarsi. Tornando al presente, il detective Van der Zee è ancora confuso sul perché Sai abbia fatto tutto ciò. Osservando la fede al suo dito, Sai gli dice che dal modo in cui lo sta trattando crede che sia un buon marito e probabilmente anche un buon padre. Certamente non il tipo di padre che forzerebbe i propri figli a mettersi in pose indecenti per poi fotografarli. Capiamo quindi che il padre di Sai deve aver abusato di lui quando era piccolo e non avendo mai superato completamente quel trauma non è mai stato in grado di avere alcun tipo di relazione nella sua vita. Sai adorava gli Yorkin perché vedeva in loro la famiglia che aveva sempre voluto. Tuttavia, quando ha scoperto che Will tradiva la moglie, il mondo gli è crollato addosso. Per questo motivo ha deciso di dargli una lezione per non essere stato un buon marito e un buon padre. Il detective, avendo finalmente chiara la situazione, lo ringrazia per aver risposto in modo sincero alle domande e concede a Sai di vedere le ultime sue foto scattate. Mentre le dispone sul tavolo, vediamo che le immagini ritraggono vari elementi della sua camera in hotel. Capiamo che in realtà Sai non aveva mai scattato alcuna foto a Will e Maya, ma aveva solo fatto finta. Nella scena finale, vediamo la foto di una famiglia felice dove lo zio Sai è insieme a Will, Nina e il nipote Jake.